Buongiorno amici del canale. Ciao. E noi salutiamo. Ciao a tutti. Questo bel ragazzo simpatico che c'è qui si chiama Ezio ed è il proprietario di una bella casa che stiamo, restylizzando per la nostra serie TV che si chiama I Love Restyling. Forse ormai vi ho già stufato nel ripeterlo, perché però c'è sempre qualcuno di nuovo che non lo sa ancora. Dove si vede la nostra serie TV? Si vede in diretta, quindi per la prima volta su HGTV, canale 56, il sabato mattina, oppure sulla piattaforma Discovery Plus, quando volete, come volete, tutte le ore, Gratuitamente, vero? Tu te lo Assolutamente, ricordi? come no? È Io lo sempre sto gratuito. dicendo anche a tutti. Ci mancherebbe, se sei Ovvio, tu. insomma. Allora, i miei sei fans. pronto? Assolutamente sì. Tu colori di solito? No. Cosa fai? Cosa fai nella vita? Ebbene sì, faccio il professore. Sì, è per questo che mi sono anche spostato recentemente di città. Ok, allora senti, abbiamo capito che sei un pochettino, agitato, ma non ti preoccupare, ti metteremo a tuo agio. Ti faremo Perfetto, diventare no, un restyler perfetto proprio oggi. Ottimo. Allora, ci siamo divertiti abbastanza, partiamo a lavorare, se no non si finisce più. Partiamo. Allora Ezio, so che può lasciarti perplesso, ma ti assicuro che ti serve. Mi Tu non lo- incuriosisce, non ti lo dico la sai. verità. Non lo sai, ma ti serve. Allora senti, io e Emma ti facciamo capire adesso tutto quello che ne verrà fuori. Però prima bisogna fare una bella base, perché bisogna togliere via questa parte cartonata e deve diventare più bello e più piacevole. Quindi utilizzare questo pennello che è molto morbido. Vedi che io ho caricato il colore, così. Poi scolo la parte dietro, scolo anche un pochettino i laterali e con il colore sopra vengo qua. Il pennello si tiene dalla ghiera, quindi ricordati di fare questo, soprattutto perché sennò a fine giornata hai il polso che ti fa male, indolenzito, e poi sai cos'è? Schiacciando meno sprechi anche più colore, quindi ottimizziamo i costi. Guarda, segui la parte circolare e cerca di coprire il tutto più possibile, anche sul ferro, perché sai che Magic aggrappa su tutto. Guarda qua che bello, dappertutto. Allora, Ok. adesso Emma ti aiuta, così non ti senti soggezione se ti Va bene, dai. sto vicino a controllarti, e potete lavorare anche con il barile in su, come volete voi, come vi sentite meglio, d'accordo? Proviamo così, iniziamo così, dai. Va bene, allora dovete essere molto veloci perché ci sono un po' di cose Sì. da fare, potrebbe essere lunga, Ok. quindi veloci, Va bene. partite. Com'è andata prima? Cioè, Bene. dai. Ti consiglio solo poi, quando Sì? hai finito tutto, di passare una pennellata liscia a Per strisce. tutta? Ok. Esatto. Abbiamo misurato 20 cm da questo bordino a qui, perché adesso si inizia con la decorazione bella. Siete stati abbastanza precisi. Allora Emma, devo andare anch'io precisa con il nastro, e questo è il motivo per cui abbiamo fatto tutti questi piccoli segnettini, perché ora stenderemo prima una colla particolare che si chiama Missione, che è una colla che fa aderire la foglia oro, che poi non la useremo oro, la useremo argento. Tu dici argento. Mi stanno facendo fare un bidone argento con la foglia. Vediamo, guarda, io sono curioso. Cerco di essere precisa perché questa è una riga netta e se non è precisa è proprio brutta. Ok? Quasi arrivati al limite. Ecco qua, ci teniamo sempre al di sotto di questo trattino. Anche qua. E siamo arrivati all'ultima. Adesso ti faccio vedere quanto è facile, perché uno pensa, ma la foglia oro, la foglia argento,
chissà che difficoltà di rappresentazione, no? E invece è facilissimo. Adesso la preparazione è prendere questa, che è la nostra colla. Scusa, me la apri tu che sei più forte di me. Voilà, vedi? Grazie. che chiaro. Ne mettiamo un goccino qua. Se poi dopo avanza la rimettiamo nel tubettino perché non si spreca mai niente. Si prende un pennello molto morbido, noi usiamo quello che di solito usiamo anche per il protettivo e facendo attenzione a non colare da nessuna parte la stendiamo su questo primo pezzo. Perché Ok. non deve colare? Perché in tutti i punti in cui noi mettiamo la colla, poi cosa succede? Si appiccica la foglia e quindi devi fare attenzione perché ci sono dei momenti in cui tu magari non vuoi che la foglia vada lì, ma ci hai messo la colla e ormai ci va e si appiccica. Potrebbe essere necessario oggi stendere 2 volte la colla, ma perché? Perché questo è un barile di cartone e assorbe tanto. E quindi noi facendo 2 volte la stesura siamo tranquilli che la foglia poi appiccichi per bene. La facciamo dappertutto, anche su questo bourdin, ok? Perché... Quindi copriamo anche il bordino. Sì. La facciamo totale, guarda. Quindi mi devi fare questa stesura bella, liscia, vellutata, facendo attenzione a non perdere neanche un punto, perché se appunto in un punto non mi metti la colla, poi la foglia non attacca, ok? Guarda che sto diventando bravo. Ma certo, però occhio, tanto c'è Emma che ti controlla, eh? Sì. Quindi, Perfetto. mm? Lo Allora, devo mettere in piedi però. sì, mi raccomando non fate colare giù, ok? Ci pensate voi? Quando è Sì, ora della foglia mi chiamate? bene. Chiamiamo. Va bene, allora vado a finire un lavoro di là. Allora, vai. Andiamo di qua. Vai. Dammi suggerimenti, perché magari qui, sai, di pennellate. Puoi metterne anche un po' di più, non è un problema. Questa ce la fai anche tu. Vediamo, Vediamo. Vedi che questo argento non vola? E rimane attaccato. sì. Solitamente invece non ti è mai capitato di vedere la foglia oro che vola, che... Invece no, questa è una colla particolare che te la fa rimanere ferma qui. La puoi attaccare così, ma io ti voglio fare un po' divertire, quindi te la faccio stropicciare. E in realtà il risultato finale è anche molto più facile. Così me la stropicci però pochetto, non ti far prendere troppo dalla foga del momento. Vedi che è un po' stropicciata? Sì. Ok, poi noi non sprechiamo mai nulla, quindi partiamo da dove finisce lo scotch più o meno. Ok, la facciamo aderire bene, perché noi abbiamo messo la colla sotto, ti ricordi? Stai steso. Sì, con energia. Forse Diciamo troppa, che sei un professore, ma ascolti poco le maestre. Vabbè, adesso quando tornerò in aula mi criticheranno. Ma figurati, ti va bene che sei veramente simpatico, quindi secondo me vinci tu. Allora, io schiaccio un po' qua, perché devi capire che più schiacci, più fai attaccare bene la foglia e più la superficie ti rimane bella perfetta. Guarda. Ta-dan! Adesso devi avere la luce giusta, perché guarda, se facciamo così, guarda che bella luce che hai, guarda che argento. Quindi, guarda che luminosità. Bella. E si vede un po' stropicciatina, è proprio moderna, non è troppo perfetta come era in realtà all'epoca la foglia oro. Te ne faccio vedere un altro, poi parti con Emma. Emma è bravissima e ti può aiutare ancora di più. Guarda, Sembra facile, è facile. Guarda, prendi, schiacci un pochetto, Yes. la fai tornare nella sua posizione iniziale, puoi anche divertirti a non essere troppo preciso nel posizionamento, però quello è un livello successivo, quindi partiamo prima dalle basi. Schiaccia bene, una volta. Non ti devi preoccupare, mi raccomando, se ti rimane qualche pezzettino attaccato qua, perché noi poi Gli dà lo un riusi. effetto anche Sì, più un po' particolare, quello. no? Se no lo prendi, dove c'è il buchino vai con questo, schiacci e glielo fai attaccare. Ok. Non sprechi niente. Il bello di questa foglia è che tu hai azzerato completamente tutti gli sprechi che invece c'erano con gli altri tipi di foglia, che solitamente Ok. volano, ne sprechi tantissima. Ok? Ovviamente te lo dico, non è una foglia vera, è una foglia imitazione, ma a noi questo non importa. Questo lo facciamo poi dopo, Emma, Sì. perché almeno non rischiamo di graffiarla prima. Ok? Bella. Andiamo? Bell'effetto. Divertiti, quando sono ancora attaccati dei pezzi non buttiamo mai. Ritengo. Vai! Ok, No, questo qua lo lasciamo qua, questo qua. Questo. Qua. Perfetto. Vedi tu. c'ho tutto. Parti. Va bene. Stropiccia ma non troppo,
Se non rimane troppo preciso poi rimediamo, non è un problema. Vai col pennello. Vado. Vai. Funziona? Sì, non con lima perfettamente. Vabbè, ma però- lì lo possiamo riempire Però non è avanzato con un niente, altro fogliettino, guarda. Lo rimettiamo, spingiamo proprio solo in quel puntino lì. Ah, ok, quindi usando solo quel pezzetto, Esatto. dici? E quando lo togli sarà pieno. Devi passarci sopra così. Sì. Allora, vedi che noi stiamo facendo questo passaggio, ma non cade niente. Non cade niente perché siamo stati bravi, ma molto attenti anche a non avere sprechi, ok? E quindi non abbiamo assolutamente fatto cadere nulla della nostra foglia d'argento, praticamente tutto attaccato. Oltre che essere divertente, anche un bel risparmio. Quindi Emma adesso toglie il nastro e mi dice se sta tutto attaccato per bene, perché a noi interessa avere questa bella riga netta. Anzi, la facciamo fare a lui? C'è la prova del 9. Sì, fai così piano piano Dai. piano 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 piano. Delicatamente. piano. Bravo, e togli delicatamente il nastro. Certo, bisogna sempre aspettare alla fine, Però, guarda. Voilà. Hai visto che è Direi moderno? che È moderno? molto, sì. È una base Piace. moderna, ok. Adesso ti sveliamo finalmente che cosa diventerà questo tubo. Diventerà un cesto portavestiti. Perché in bagno non ce l'hai? Il cesto in cui butti tutto quanto dentro. Poi noi ti mettiamo dentro anche una stoffa se vuoi, però già così diventa una cosa molto utile. Quindi Molto vicino alla utile, lavatrice, certo. te lo tieni lì e via. Con un recupero al 100% perché era un vecchio bidone dove io mettevo dei pigmenti e altre cose di carta, quindi 100% di recupero. Adesso però lo decoriamo. Adesso ti faccio vedere una tecnica molto carina dove con un cucchiaino e un liquido che trasferisce l'inchiostro da una fotocopia lo portiamo sul tuo mobile. Dai, Dai. bello. Allora, prepariamoci Emma. Cerchiamo di capire qual è la parte frontale, dove c'è la riga, Dietro. Perfetto. Sì. Noi stiamo così. La mettiamo qua. Vado a prendere Sì. tutto. Da-dan! È semplice, però Esatto. ti assicuro che diventa carinissimo. Allora, io ti devo posizionare il foglio, ho fatto 2 trattini qui in modo da metterlo dritto e Emma mette lo scotch di qua. Sai perché? Perché quando si mette il mio liquido bisogna assolutamente fare attenzione a tirare su. Ascolta Emma, hai voglia di andare tu a tenere il tubo e lui viene di qua con me così impara. Ti faccio vedere. Questo è il liquido magico. Ok. È un liquido che appunto fa spostare l'inchiostro da questa al tuo mobile. Col pennellino prendiamo un po' di liquido, ok? Vedi, ti passo il liquido su una lettera a caso, ma non me la devi mai lasciare troppo bagnata, vedi adesso c'è molto liquido. La soffi, così. Ah, sì? Sai perché? Quindi la Perché lettera non deve toccare. No, bravo. Solo alla fine, dici. alla fine soffi, va via la parte La- bagnata sì. del liquido e tu la fai andare via semplicemente soffiando perché ha dentro del solvente che evapora e quindi è meglio perché ti rimane il liquido senza troppo solvente. Se no, sai cosa succede? Succede che tutto l'inchiostro della letterina fa una pozzangherina sotto e noi non lo vogliamo. Adesso vediamo se è venuta? Dai. Oh, una. Bello. Allora, è un po' leggerina. Leggerina. Sai cosa facciamo? Ci rimettiamo il liquido e lo possiamo fare una seconda volta. Vedi? Non aver paura perché nel momento in cui abbassi la fotocopia si riposiziona sempre lì perché tanto se lo Certo. scotch. E la ripassiamo. Questo succede a volte perché magari uno schiaccia poco perché ha paura di rovinare il materiale sotto e quindi viene un po' di meno, ma se tu lo rifai viene benissimo. E comunque quell'effetto anche È molto bello. più bello, cioè meno definito Esatto. per certi versi, però più di effetto. Bravo, ma se tu volessi un effetto ancora più bello, liscio, perfetto, ti basterà prendere una spugna abrasiva, carteggiare un pochettino la superficie, E tu- ti diventa più fine, questo ti rimane ancora più Alleggerisce. visibile. Quindi sono Sì. anche scelte di stile in realtà. Vediamo un po'. Vedi com'è più nera? Sì. Bellissimo. Adesso qua abbiamo iniziato quella che c'è dopo, qua quella che c'è Esatto. prima e ti lascio andare avanti con Emma. Va bene? Vai. Ok.
Mettiti di qua, bello comodo. Ricordati che per lavorare bene si deve lavorare comodi, sempre. Facciamo questa... Sì, dai, te lo tengo L. su. Bravissimo. Bravo, non dimenticarti neanche un pezzettino Esatto, perché poi lo devi rifare sennò. Guarda, non c'è neanche il bagnato, quindi puoi già subito metterla giù. senza soffiare. Bravo. Cucciarin si dice. Sei in Vai, piemontese. cucciarin. Cucciarin. Gratta un po' di più. Con energia, insomma. Se sei arrabbiato sfogati. Non sei arrabbiato, non mi sembra un tipo che No, si no, arrabbia. dai. Poi stiamo facendo una cosa così bella e rilassante che... Beh, la foglia è divertente. Sì. Ma anche questo però, Sì. dai. Ok, proviamo? Proviamo, vediamo un po'. Lo rifai Io come direi, prima. sì, esatto. Poi ricordati, se vuoi provare adesso, puoi anche poi fare come ti ho detto, carteggi e lo rifai. Però questo effetto mi piace. piace, sì. Anche perché c'è un bel distacco dalla, diciamo, eleganza, pienezza Esatto, e razionalità della sì. foglia. Vado. Sì, alla, diciamo, all'usura della scritta, mi piace molto. L'importante è che tu sai che può venire come tu vuoi, o perfettissima, Vado. vai, o un pochettino usurata. Vai anche qua, nel bordino, voilà. Vediamo? Vediamo. Adesso. Benissimo. Bello. Andiamo avanti, Sì. vai. Ok. Sei stato molto bravo. Il risultato mi soddisfa. Adesso te lo gratto un po', perché sei stato troppo bravo. Va bene. No, scherzi a parte. Ti faccio questo perché io so che tanto comunque un po' di usurato qua ci sta anche bene. Tu qua non si vedrà molto perché ha abbastanza bevuto la struttura sottostante, però sappi che se tu vuoi un po' usurare, Ah, quindi anche sulla scritta. alla fine è un po' vintage. Guarda che bello. Si intravede in alcuni punti. Ma che fico. Non troppo perché sennò tutto il tuo bel lavoro se ne va, però. Quindi tu mi dici, ma perché devo essere tanto preciso se poi Quando dopo poi, guardi i tempi? esatto, beh, il pensiero c'è. Ma le persone la domanda- comprano i jeans nuovi e sono già Sì, bucati, sì, quindi già. siamo sempre lì. Basta, non ti carteggio più nulla perché sennò non rimane più nulla. Poi ci rimango male. Esatto. Adesso però mi piace tantissimo perché Bello, voglio sì, proprio sì, sì. far risaltare la parte perfetta dell'argento, la sua, diciamo, la parte più luxury, con il protettivo, perché adesso noi mettiamo il protettivo per proteggere questa lamina argentata. Ah, Questo, quindi solo sulla lamina. no, noi lo passiamo dappertutto perché questo prodotto si può passare dappertutto, però è studiato apposta per rendere ancora più luminosi tutte le finiture metalliche, quindi ancora più luminoso l'oro, l'argento, il rame. Bisogna sempre ricordarsi che comunque dentro c'è veramente, no, l'argento e quindi bisogna comunque rispettarlo. Ora guarda, prendo questo protettivo qua e glielo passiamo prima sulla parte a lamina. Vedi che non Sì, cambia. un bell'effetto, Sì. almeno. Poi non so, magari dopo si asciuga, cambia, però mi piace No, questo, non più mi di forma tanto. ancora di Bravissimo. più al resto. Esatto, rimane proprio bello sigillato, anche perché comunque il tuo in realtà è un bagno veramente bello e grande, sono sincera. Quindi il tuo bagno non è che ha umidità o altro, perché è grandissimo. Però comunque bisogna proteggerle le cose che stanno in bagno, anche perché ci sono degli schizzi di acqua. Quindi noi andiamo con questo bel protettivo dappertutto, su tutta la parte argentata. E poi una volta che hai finito questa, ti prendi un pannettino, togli via se possono rimanere delle pagliuzze argentate e poi facciamo il resto, perché sennò me le sposti, noi non vogliamo l'argento qui, l'argento solo lì. Guarda bene come si fa, si prende poco poco perché lui è liquido, si scola abbastanza e poi si stende così, ok? Da una parte all'altra. Poi lisci, guarda, devi essere leggero, Morbido. bello Sì, rodato. dai. Ok? Il pennello si tiene, dalla Come si dice? ghiera. Dalla ghiera. Vai. Dalla ghiera. Questa volta ci sto io con Sai te. che sono mancino. Ah no, allora prendilo con la sinistra, ci mancherebbe. Ma- E vieni di qua. Devi lavorare bello comodo, bravissimo. Allora.
Lui è completamente diverso dal bagno, quindi è un punto di rottura. Non ti aspettare il bagno argento, ti preparo. Allora, lo puoi usare così, se no ti do l'idea, e ovviamente te lo lascio. Sì, mettiamo un porta abiti dentro, vai. E tu lo puoi tirare fuori dentro quando ti pare, e in realtà puoi anche prendere questo bel bordino qua, guarda, e girarglielo un po', ok? Che ti rimanga così. Però questo è a tua scelta, dipende da tu. Per il momento mi voglio godere il frutto del mio lavoro. Però mettiamo caso che tu non voglia mettere la lavatrice in quella stanza, nella sala da bagno, Sì. ma la vuoi mettere da un'altra parte, butti tutto quanto qua, questo rimane rigido, la prendi e te la porti nella tua stanza e sei a posto. Ma io non ho capito una cosa, ma in questa casa poi ci abiterai da solo? Allora sì, in effetti non ti ho detto tutto. Diciamo, io visto che mi sono spostato per lavoro, voglio che la mia compagna mi segua e quindi si trasferisca anche lei. Meno male che non abbiamo ancora fatto tutte le finiture, perché sennò qua avremmo fatto una cosa da ultrascapolo. Sì. Capito? No, e quindi deve essere una casa non troppo da scapolo, anzi non da scapolo, Non da assolutamente non da scapolo. Sei ok? salvato in corner. Per fortuna, Va bene, dai, adesso vedi, senti. il tuo sesto senso, Allora, io e te dobbiamo fare un'altra cosa adesso, quindi bisogna prepararci bene per fare il secondo progetto, perché Dai, la tua casa va è bene. grande. Ormai Sei sul pezzo? Sì. Lo porto via. Dai, ok. A dopo. Anche questo restyling È finito. È finito! Allora, ci siamo divertiti, spero di avervi ispirato con questo restyling, diciamo, leggero, divertente, no? Perché non è che tutto può essere preso sul serio, vero? Sì, però è di qualità. È di qualità. Allora, abbiamo fatto vedere come si mette la foglia argento su una superficie che è stata dipinta prima con il cartone, perché comunque tutto può essere recuperato, anche un baule di cartone, che non sembra cartone, non lo sembra Che è più. un bidone. Cosa E non ho è detto? un baule. Ho detto baule. Ma tutte le volte quando tu hai... Quando io ho un bidone chiamo sempre baule. Comunque vabbè, scherzi a parte, i loro di YouTube ci conoscono, certo. vi chiedo scusa se non vi ho guardato negli occhi, però dovevamo riprendere questa parte del nostro tutorial per inserirlo nella nostra trasmissione che andrà su Discovery. Mi raccomando, Emma, dove si vedrà la nostra trasmissione? Discovery Plus, piattaforma tutte le ore, tutti i momenti, sempre gratis, cercando nella lentina il Love Restyling, oppure il sabato mattina, canale 56 HGTV. Bravissima. E Ezio, dove si compra Magic Paint? Ma in tutti i negozi autorizzati. Bravissimo! Online. Che si trovano che si trovano sul sito www.magicpaint.it, oppure se volete comprarla online, come dice Ezio, sull'unico sito italiano che la rivende, www.easyron.com. Dov'è che non si trova? Lo sanno anche le pietre ormai. Su Amazon. Non si trova su Amazon. Ciao. Ciao!